quando l'uomo pensa di essere Dio, pensa di essere un guerriero, e allora si comincia a mascherare per prendere più forza, più energia, per essere più potente. Sì. Ma da lì al Carnevale di Venezia la maschera cambia molta identità. Ed è un oggetto che viene usato per tantissime cose. La prima fue el tapar, el representar algo più forte. Sì, ma la maschera è molte cose, può aiutarti ad andare verso Dio, può aiutarti a nasconderti, Nasconderti, sì. Può esprimerti, a cambiare, a trasformarti. Claro, La maschera è un oggetto che ti cambia. Sì, ti cambia. Totalmente. Sí, muy bueno. Muy bueno. è un oggetto magico, Sì. è un oggetto che ha un esterno e un interno. Fuori c'è il rapporto con il pubblico Sì. e dentro c'è l'attore che deve esprimere la storia. E la maschera è un sipario, un po' come il sipario del teatro, dove dentro c'è la storia, gli attori e fuori c'è il pubblico. Ok, sta bene, muy bien. E la prima maschera che abbiamo a disposizione è il nostro volto. Sì, l'espressione, sì. Claro. Sì. È quello che noi... Sta muy bien. Questa è un po' una metafora anche fissa, ma quella mobile in movimento è il nostro volto. Sì, muy bueno. E da lì la maschera accompagna la storia dell'uomo. Nel Medioevo, nel Settecento. Nel Settecento diventa la bauta. Muy veloce. Muy bueno. Muy bueno. Qué guay. Diventa Casanova, diventa un mistero, un enigma. Questo era il costume ugualitario che rendeva tutti uguali, l'uomo, la donna, il ricco, il povero. Tutti uguali, usa la misma maschera. Sì, essendo tutte uguali, tutti sparivano dentro una maschera neutra, no? Misteriosa, enigmatica. Non era una maschera che ti caratterizzava, no? Claro, eso es. Arlecchín Batoccio, orbo da una riccia e sordo da un occhio. Muy bueno. La maschera è un qualcosa che Sì. ti trasforma. Questa esprime un personaggio, questa lo toglie. Claro. Non è né maschile né femminile né Claro. enigmatica. Per cui da qua si può cominciare a raccontare delle maschere. Ma Queste che tienen la narice? queste sono maschere più antiche, medievali. Sì. Era Lozzanni, maschere che mettevano in risalto dei valori primari, il sesso, il mangiare, il cibo, e molto animali, molto animalesche. Claro. Muy bueno. Buenísimo. Prima ancora abbiamo Il diavolo. i diavoli. Está bueno. Muy bueno. Invece queste sono maschere della commedia dell'arte italiana. Ogni città caratterizza un suo personaggio
chiave. A Bologna è famosa l'università di medicina, che si mescola con la cultura della cucina, del cibo, del mangiare. Per cui la medicina diventano anche ricette per curarsi. Ah, ok. E questo è il dottor Balanzone, personaggio Grosso. con grande cappello che adesso non ho, una grande pancia e pirole di gallina e ricette di cucina. Muy bueno. Passando invece con una maschera particolare che c'era nel Settecento che accompagnava la famosa larva, abbiamo la moretta, indossata specialmente dalla donna e che magicamente stava perché c'era un bottone. Allora automaticamente chi indossava la maschera Non poteva parlare. non poteva parlare, per questo si chiamava muta o moretta. Ah, Silenzio, enigma, mistero. Se la daba la donna. La donna, sì, quando andava, Parlando demasiado, cuando la prende la non voleva farsi scoprire quando andava a incontrare l'amante. Va con eso. Venezia è una città piccola, no? E però molto intensa di relazioni e di persone, di umanità e anche di caste sociali differenti, da quelle più povere, gli artigiani, i pescatori, a quelle più su. E l'utilizzo della maschera diventa quasi la possibilità che comincia piano piano, no? Comincia col carnevale, ma poi il carnevale si dilata nei tempi e a Venezia la licenza di usare la maschera è possibile anche fuori dal carnevale, diventa una moda civile, perché questo aiuta, per esempio, nelle case da gioco dove si vince e si perde grosse somme di denaro a mantenere l'anonimato. ah, ok. E la maschera aiuta delle relazioni sentimentali fra chi è ricco con una popolana e salvaguardando la propria reputazione. Mira, Io sono rispettabile con la maschera, claro. mi diverto, trasgredisco e poi mi salvo sempre con questa maschera che mi protegge. Che mi protegge, che in qualche modo fa parte di una cultura, di una città decadente, perché nel Settecento Venezia sta perdendo la sua economia, la sua ricchezza, perché si sta spostando con altre vie, con altri traffici dopo la scoperta dell'America. E però Venezia è molto libertina, molto giocosa, molto trasgressiva, ci sono molti teatri, ci sono molte case da gioco. E c'è molto via vai, diventa una specie di come si chiama? Las Vegas dei nostri tempi, una città del divertimento. Per cui chi viene a Venezia entra nella bottega di un mascherer e si acquista una maschera e si mescola con questa possibilità di perdersi, di salvaguardare la propria intimità, identità e però vivere le proprie trasgressioni. Per tutta la stagione del teatro, quando si apriva e si chiudeva la stagione del teatro, perché anche il pubblico entrava a teatro in maschera. Per cui era spettacolare, il teatro era già teatro anche visto dal palcoscenico. E piano piano si dilatano questi tempi, queste licenze di usare la maschera che prendono quasi tutto l'anno. Erano vietate solo in grandi solennità religiose, in determinati periodi, ma quasi sempre, anche se
la legge di Venezia e la legislazione, ogni tanto cercava di proibire l'utilizzo della maschera, perché con la maschera si commettevano anche omicidi, furti. Però gli stessi legislatori usavano la maschera per salvare le proprie trasgressioni, per cui erano molto tolleranti. La maschera convive nella vita civile dei veneziani quasi come una moda. Infatti, per esempio, voi vedete i libri del Longhi, che è un pittore di quell'epoca, e ci sono molti dipinti che mostrano le maschere. Vedete? Una mosca, una moda. È una moda, come indossare un cappello, un bastone. Queste sono le maschere bianche a disposizione del cliente che viene e che può scegliere per l'avventura della decorazione della maschera. Avrà a disposizione una postazione con tutti i materiali, a cominciare dai colori, le passamanerie, i gioielli, le piume, i nastrini, i colori a rilievo, varie possibilità tecniche che sono messe a disposizione, che noi accompagniamo come aiuto se serve, e il Signore può personalizzare la propria maschera in base alla sua fantasia, alla sua creatività, alla sua idea o al suo personaggio che vuole rappresentare. Questa è la maschera della tragicomica, della tragedia e della commedia. È un po' come il nome della nostra bottega. E sono i due opposti del teatro e delle espressioni umane. In mezzo c'è la maschera neutra, enigmatica, misteriosa, che non è né femminile né maschile, un mistero. In mezzo ci sono c'è tutto il ventaglio dell'espressività dell'uomo. Questo può essere un esempio di una maschera come viene decorata da un cliente, che parte da una maschera bianca e poi con la sua fantasia crea queste decorazioni in armonia proprio con la forma della maschera. Qui si è utilizzata anche la carta musica, la musica di Vivaldi, per accentuare questo messaggio, e si è utilizzata la foglia d'oro, la decorazione a rilievo sulla maschera tipica veneziana. Ad esempio, questa è il risultato di una maschera dopo che esce da un laboratorio. Prima c'è un colore di base, la passamaneria, il gioiello e la pluma, e poi viene finita con il nastrino oppure il bastoncino. Il bastoncino per tenere il sorriso. Di solito le maschere sono tutte firmate.